sai cosa stai guardando? Ne hai una minima idea? Te lo dico io, sono qui apposta, no? Stai guardando il comunicato stampa di un consorzio franco-tedesco appoggiato e sponsorizzato dall'Unione Europea per la creazione di un supercomputer da 500 milioni di euro. Non 500.000 euro, 500 milioni di euro, mezzo miliardo. Un computer soprannominato Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research, o abbreviato Jupiter. Lo sforzo congiunto mira a costruire un computer che possieda la stessa potenza di calcolo, ci riferiscono qui, di 10 milioni di notebook, ok? 10 milioni di computer. E signori cari, le implicazioni saranno fuori controllo, veramente fuori controllo sotto ogni punto di vista, sia nel bene che nel male. Nel comunicato stampa che annuncia l'ambizioso progetto, le aziende affermano che il loro supercomputer avrà una potenza di calcolo al di là di ogni immaginazione. I piani per un sistema con questo livello estremo di potenza di calcolo implicano la capacità di eseguire simulazioni fuori controllo o programmi di intelligenza artificiale che sono semplicemente troppo massicci, troppo pesanti per essere eseguiti anche sui sistemi convenzionali più potenti. Sorveglianza globale a livelli mai visti, livelli impensabili di sorveglianza di massa, sequenziamento completo del genoma umano, risoluzione di problemi talmente complessi che per essere risolti da un normale computer servirebbero anni. Oggi, cari amici, vi racconterò in questo breve video di questo progetto rimasto top secret fra le fila europee svariati anni e vi metterò a conoscenza delle pericolose implicazioni e degli utilizzi che vogliono farne. Voglio dire, ragioniamo, perché l'Unione Europea spenderebbe $500 miliardi per concepire la macchina delle macchine? Perché semplicemente si sono resi conto che per raggiungere determinati scopi e avanzamenti tecnologici in ambito militare per quanto riguarda lo sviluppo di determinate intelligenze artificiali talmente espanse e reti neurali, non hanno la potenza di calcolo sufficiente. Chiaro? Hanno messo in piedi questo perché probabilmente la portata della sorveglianza globale si è estesa a tal punto che si sono resi conto di non aver la potenza di calcolo sufficiente. Cos'è che ha spinto queste persone ad iniziare un progetto simile? Semplice. Per qualsiasi cosa di cui hanno capito di aver bisogno nel prossimo futuro, si sono resi conto di non avere abbastanza potenza di calcolo e quindi... semplice, no? Molto semplice, si sono detti abbiamo letteralmente tutti i soldi del mondo e quindi che problema c'è? Creiamo il mostro dei mostri. Ora, non è che si sono riuniti in una stanza fumosa a complottare sul destino dell'umanità, ok? Non vi è dubbio che una tale potenza informatica venga utilizzata anche per ricerche a scopo medico, per facilitare la ricerca scientifica e quant'altro. Basta farsi un giro sui siti ufficiali e ci rendiamo subito conto che ci sono vari programmi di ricerca aperti e che grazie ad un sistema simile riusciranno letteralmente a risolvere problemi prima irrisolvibili per noi esseri umani. Ma non pensi che sia doveroso fornire uno specchio per le allodole? Voglio dire, altrimenti come pensi di poter giustificare una tale creazione? Ovvio che ti dicono a scopo medico, no? Poi ne fanno gli utilizzi che vogliono loro però, perché parliamo sempre di una macchina governativa, ok? Di una macchina di proprietà del governo centrale dell'Unione Europea. All'interno di un progetto franco-tedesco parliamo di una macchina che verrà utilizzata per la sicurezza, per la difesa, implicazioni militari, di sorveglianza e nel dominio cibernetico. Secondo il consorzio Jupiter, le applicazioni per il loro nuovo supercomputer exascale includeranno principalmente l'addestramento di grandi reti neurali come modelli linguistici nell'intelligenza artificiale, simulazioni per lo sviluppo di materiali funzionali, la creazione di gemelli digitali del cuore o del cervello a livelli mai visti prima per scopi medici, la convalida di computer quantistici e simulazioni ad alta risoluzione del nostro clima che abbracciano l'intero sistema Terra, così da riuscire a difenderci, dicono, no, dal cambiamento climatico in maniera del tutto artificiale. Questa, signori, è la realtà dei fatti.
A volte è troppo complessa o troppo segreta per essere divulgata, ma questa è la realtà dei fatti, questo è il futuro. Le autorità mondiali, nell'arco di pochi anni, gestiranno i più grandi cervelli informatici sul pianeta Terra, che saranno in grado letteralmente di fare qualsiasi cosa. Chiaro? Qualsiasi cosa. Rintracciare chiunque, ovunque, in ogni momento. Monitorare gli avanzamenti tecnologici e bellici dei governi esteri. Parliamo di macchine comunque che addestreranno le reti neurali e che quindi gestiranno sistemi basati sull'intelligenza artificiale talmente potenti che saranno in grado di espandere sempre di più la propria conoscenza, sorveglianza globale senza precedenti e altre milioni di implicazioni. Non ci sarà più bisogno delle fantomatiche intercettazioni telefoniche con l'operatore che ti ascolta, no? Semplicemente tutto il traffico, internet e non, verrà filtrato da una macchina iperpensante exascale e nel caso in cui ci sia il bisogno di fare una segnalazione, se ne occuperà Jupiter. Capito? In ambito medico le cose potrebbero cambiare a dei livelli superumani. Forse, davvero, io sono convinto che molti di voi non hanno capito. I sistemi di intelligenza artificiale hanno già iniziato tuttora, ascoltami bene, a sviluppare trattamenti medici e farmaci che non erano mai stati concepiti dagli esseri umani. Chiaro? Farmaci concepiti, creati dalle macchine, quindi l'idea di un sistema così potente che affronta questo tipo di problemi offre solo un accenno di ciò che riusciranno a fare queste macchine. Saranno letteralmente in grado di concepire farmaci e trattamenti medici e genetici che l'essere umano non ha ancora concepito, che magari concepirebbe senza macchine tra 2000 anni, chiaro? Analisi predittive in grado di accorgersi di guasti meccanici ancor prima che avvengano, malattie genetiche risolte in 0 secondi grazie ad una potenza di calcolo che passa al setaccio triliardi di possibilità, roba che ad un essere umano servirebbero 1000 anni. Ora, per quanto ci siano milioni di risvolti positivi, la mia domanda è sempre questa. Ogni volta che parliamo di queste vicende io faccio sempre la stessa domanda. E se una macchina talmente potente che diventa pensante, in grado di addestrare le reti neurali, si rendesse conto di essere assoggettata dalla razza umana e decidesse poi di prendere il controllo? Non è impossibile, ok? Forse non avete capito, qualsiasi scienziato ed esperto informatico del mondo ti dirà che non è impossibile, è possibile. In quel caso, ledere l'essere umano a livelli mai visti sarebbe davvero un gioco da ragazzi, ok? Immagina se riuscisse a concepire un farmaco mai concepito dalla razza umana che invece di aiutarci vuole zombizzare gli esseri umani. Dici fantascienza? Sì, ma era un esempio, ok? Questo era un esempio. Le implicazioni per quanto riguarda una creazione simile potranno essere positive quanto negative. Questo volevo farvi capire. Quindi sì, concepirà farmaci mai concepiti dall'essere umano, ma se volesse assoggettarci, quante capacità avrebbe per farlo? Tantissime. E ancora peggio, e se finisse nelle mani sbagliate? Questa forse è una domanda più reale, no? Questo è più coerente con il panorama geopolitico attuale. E se una macchina del genere finisse fra le mani sbagliate? Come se, non è che se ce l'ha l'Unione Europea significa che è nelle mani giuste, anzi è già nelle mani sbagliate, solo che loro sono bravi. Loro cosa fanno? Loro non te ne fanno accorgere, capito? Ti parlano di super progetti medici, di come e in che modo verranno utilizzate per il bene, ma poi, ma credimi, ma è così, non è che te lo dico io, utilizzano determinate capacità cibernetiche, militari, di intelligence e non per scopi militari, per i propri scopi. È così. Ora, si prevede che il sistema costerà almeno 500 milioni di euro, un conto che è da dividere tra 3 partner distinti. La metà dell'impresa proverrà da fondi dell'Unione Europea, mentre l'altra metà sarà divisa equamente tra il Ministero federale tedesco dell'istruzione e della ricerca e il Ministero della cultura e della scienza francese. Secondo gli sviluppatori,
Il sistema che stanno progettando è modulare con un modulo booster altamente scalabile strettamente accoppiato ad un modulo cluster. Il modulo booster includerà una piattaforma di calcolo accelerato progettata per le tecnologie dei data center di prossima generazione per fornire potenza di calcolo su scala estrema, signori, estrema, per carichi di lavoro altrettanto estremi di simulazione e intelligenza artificiale mai visti, spiega il comunicato stampa, nonché sistemi utilizzati per addestrare grandi sistemi di tipo, attenzione, intelligenza artificiale generativa e modelli linguistici. Queste applicazioni, signori, lascia perdere che cosa sono, i dettagli tecnici, non voglio annoiare nessuno, vi basta sapere che queste applicazioni richiedono enormi quantità di potenza di calcolo, qualcosa che il previsto supercomputer exascale mira a fornire. Se non sai che cosa sia exascale, scrivi su Google exascale computing e leggiti perché un supercomputer viene chiamato supercomputer. Se non abbiamo ancora raggiunto la singolarità tecnologica con l'intelligenza artificiale e le reti neurali, cari signori, non è perché non ne abbiamo la tecnologia, ma perché ancora non è mai stata creata una macchina con una sufficiente potenza di calcolo. Ebbene, oggi sono qui a mostrarvi il comunicato stampa ufficiale e i siti ufficiali dell'Unione Europea che silentemente ne annuncia la creazione, senza che nessun media ne abbia ancora parlato. Vi rendete conto? Deve arrivare Jimmy, complottista mascherato, a parlarvi di queste cose, chiaro? Vi anticipo che leggerete la notizia ovunque verso novembre. Molti hanno il cosiddetto embargo giornalistico e quindi sono giostrati dai grandi network. La notizia salterà fuori a novembre o comunque prima di Natale. Il comunicato stampa ha annunciato che la comunità scientifica internazionale collabora da mesi con varie aziende di tecnologie avanzate come Nvidia, Seapearl, Eviden e altre per fornire ai ricercatori le risorse di cui hanno bisogno basate sull'intelligenza artificiale all'avanguardia per guidare la prossima ondata di scoperte in aree chiave della tecnologia del prossimo futuro che vanno dal clima, dalle modifiche climatiche all'informatica quantistica. Chiaro? Si legge testualmente dal documento che il primo supercomputer exascale in Europa aprirà la strada a nuove vie di ricerca e scoperta scientifica non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Jupiter spera di iniziare la costruzione del suo sistema all'inizio del prossimo anno, inizio del 2024, con i test che inizieranno quasi immediatamente tramite il suo programma chiamato ad accesso anticipato. Personalmente ho notato una certa fretta, come se avessero paura di qualcosa. Anche se non sono state fornite tempistiche esatte, il gruppo afferma che svelerà ulteriori piani per il supercomputer alla conferenza di tecnologie avanzate di Denver il mese prossimo. La conferenza si chiama Conferenza internazionale per l'elaborazione, la rete, lo storage e l'analisi ad alte prestazioni. E in questa sede, si legge dal comunicato stampa, il gruppo governativo svelerà ulteriori piani per Jupiter. Indovinate chi aderisce allo sviluppo di questo computer? Israele. Esatto, Israele, che contribuirà a rafforzare le potenzialità del supercomputer anche fuori dall'Unione Europea. Ora, immaginatevi, provate solo ad immaginare in che modo una macchina simile possa diventare un'arma, capito? Visto che c'è di mezzo anche Israele, no? Ecco, la chiudo qui, perché sennò dovrei aprire una parentesi davvero enorme. Comunque, Israele aderisce a questa iniziativa, no? Sempre per precisare che la macchina verrà utilizzata anche per altri scopi militari e di intelligence. Ora, non è l'unica macchina che hanno, ok? Hanno già computer quantistici e supercomputer come Lumi, potentissime macchine che vengono già utilizzate da anni. A quale scopo? Signori, rimane un arcano. La sorveglianza di massa globale può essere definita come la sorveglianza di massa di intere popolazioni oltre i confini nazionali. La sua esistenza non è stata ampiamente riconosciuta dai governi e dai media mainstream fino a quando le rivelazioni sulla sorveglianza globale di Snowden, Edward Snowden, non hanno innescato un dibattito sul diritto alla privacy nell'era digitale. E vi faccio questa semplice domanda in chiusura. Visto che siamo tutti connessi, cosa potrebbe fare a livello di sorveglianza una super macchina del genere che controlla la rete?
e in che modo sistemi del genere così potenti possono essere utilizzati a scopo militare e di intelligence? Fammelo sapere in un commento. Io personalmente ho letto la notizia e volevo semplicemente rendervene partecipi in questo breve video. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto e pensi che ti abbia informato in modo sano, aiutami con un semplice like. E se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!